Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova rubrica del canale che si intitolerà Spore d'arte. In questi piccoli video, che voglio che durino al massimo 5 minuti, voglio presentarvi delle opere d'arte a caso che mi piacciono o che reputo che siano interessanti da conoscere. La prima opera che ho scelto è una fotografia di Joel Peter Witkin che si intitola Ars Moriendi e che è stata fatta nel 2007. Potremmo dividere lo spazio fotografato in due piani, un piano superiore e un piano inferiore. Nel piano superiore notiamo la bellezza di questa modella che viene ritratta nuda, adagiata nella tipica posa dei nudi femminili. Pensiamo soltanto a Tiziano piuttosto che a Giorgione. Coricata su un fianco, con un braccio lungo il corpo e l'altro che le serve da supporto, la modella si offre ai nostri occhi in tutta la sua bellezza. Una bellezza nuda, una bellezza in parte sensuale. La sensualità è sicuramente, se vogliamo, accentuata da questi guanti bianchi che indossa la modella stessa e che in qualche modo regalano una sorta di ulteriore erotismo. Inoltre notiamo le curve e le forme di questo corpo femminile, il seno, i fianchi, che quasi vogliono sottolineare la sua bellezza, ma nello stesso tempo anche la bellezza e la fertilità e la vita. Inoltre, per accentuare ancora di più la bellezza, se vogliamo, della modella, ella tiene in mano uno specchio, che è simbolo ovviamente di vanità. La modella guarda in camera e guarda dritto allo spettatore. Lo sguardo della modella però è uno sguardo molto particolare che capiremo soltanto analizzando la parte inferiore dell'opera. Infatti la parte inferiore dell'opera è strettamente in contrasto con la parte superiore. Qua prevalgono i toni scuri e inoltre la bellezza viene completamente eliminata dalla presenza di queste teste mozzate e decomposte. In questa fotografia notiamo quindi subito questi forti contrasti, luci, ombre, bianco, nero, ma nello stesso tempo anche bellezza e bruttezza assoluta. La modella ci guarda e con il braccio destro tiene una piuma. Questa piuma sconfina nella parte inferiore e porta un po' di bianco nella parte inferiore della fotografia. Allo stesso tempo la parte inferiore della fotografia straborda nella parte superiore con questa sorta di proseguo di questo drappo nero che va proprio a fianco alla testa della modella. E su questo viene adagiato un'ulteriore testa mozzata in decomposizione. È l'unica testa mozzata che guarda in macchina ed è l'unica testa mozzata in cui sono visibili gli occhi. Questa sorta di vicinanza tra bellezza e bruttezza, tra vivo e morto, secondo me giocano un ruolo fondamentale per quello che è lo scopo di questa fotografia. Il titolo ci aiuta ulteriormente a comprenderlo. La modella, che è ritratta nella sua bellezza, nella sua pienezza di vita, vita bella, vita anche sensuale ed erotica, guarda in macchina, ma il suo sguardo non è uno sguardo ammiccante o tanto, o potremmo dire che invita lo spettatore a pensieri erotici, bensì è uno sguardo che secondo me denuncia un po' di rassegnazione, una sorta di rassegnazione data dalla consapevolezza che la bellezza e la vita un giorno finiranno. E secondo me è proprio questo l'intento dell'opera di Witkin, ossia creare una sorta di nuovo Memento Mori. Memento Mori che era presente tantissimo nella storia dell'arte. Basta pensare soltanto a numerose opere d'arte in cui il corpo femminile con tutte le sue forme veniva molto spesso avvicinato a dei corpi in decomposizione. Il Memento Mori che cosa stava a significare? La bellezza e la vita sono cose positive ma che inevitabilmente un giorno finiranno. All'interno di questa stessa fotografia Witkin riprende lo stesso filone di pensiero, ossia la bellezza che però è consapevole in questo caso della fine, che prima o poi la coglierà. Se noi notiamo inoltre il titolo Ars Moriendi, bisogna tenerlo fortemente in considerazione per spiegare l'opera. Infatti le Ars Moriendi erano delle pubblicazioni che venivano fatte nel Medioevo e che servivano a preparare gli uomini alla buona morte, ossia una morte che doveva essere fatta secondo determinate regole per cercare appunto in epoca medievale di conquistarsi il paradiso. In questo caso Witkin crea una sorta di nuova Ars Moriendi, una nuova Ars Moriendi che forse vuole comunicare allo spettatore sì la bellezza della vita, sì anche le gioie della vita, ma nello stesso tempo ci invita anche a, se vogliamo, prendere in esame e prendere sempre in considerazione l'idea e il fatto che, essendo esseri umani, siamo degli esseri finiti e prima o poi nella vita tutto finirà e finiremo quindi come le teste mozzate nella parte bassa dell'opera. Questo video qua inaugura una rubrica che è appunto Spore d'arte, che verrà pubblicata tutti i lunedì all'interno del mio canale. Se ti è piaciuta e se ti
e se vorrai continuare a seguirmi puoi iscriverti al mio canale, io ti lascio tutti i miei contatti qua sotto e puoi leggere anche un articolo a riguardo sul mio blog. Ti do appuntamento al prossimo video, grazie per l'attenzione, ciao!